Ciao, dove sei? Sul canale dell'Acquarello. Hai paura della fusione? Sì? E perché? Perché abbiamo paura della fusione? Qual è la mia esperienza? Numero 1, non devi avere paura. Numero 2, perché abbiamo paura della fusione nell'acquarello? E l'esperienza dice appunto, la prima paura che abbiamo è quella di perdere il controllo. Dobbiamo fare tante cose quando facciamo la fusione e la fusione è tutto quello che tiene insieme il tuo dipinto. Per quello ti mette ansia. E invece l'acquarello deve essere rilassamento, non ansia e non devo fare questo, quello e quell'altro. Vado con calma e faccio la fusione guidata. Ho ritrovato un video, ormai si può dire antico perché ha più di 5 anni, però ho ripreso solo le voci delle persone esattamente dopo la fusione. Quindi puoi ascoltare i veri sentimenti delle persone nel momento in cui hanno finito una fusione. Non vedrai la fusione, però sentirai le loro emozioni. Quindi questo è un video un po' diverso, perché dipingere con l'acqua non è solo acquarello, è anche la filosofia del come mi approccio all'acquarello e quindi alla fine va a lavorare qua dentro, nella nostra testa, va a lavorare e innanzitutto toglie quelle paure che poi abbiamo anche nella vita reale, no? Devo dominare tutto, devo controllare tutto e se non ho questo controllo viene la tachicardia, vengono le paure e tante altre cose. L'acquarello per me, e io parlo solo e sempre per me, che questo sia molto chiaro, per me è stato liberatorio, perché mi ha aiutato a superare queste paure, perché se non le ho sul foglio, allora perché ce le devo avere? Ok? Allora ti auguro buon ascolto, perché innanzitutto questo video è un video emozionale, quindi ascoltato, e ti invito, anche se io posso dire ti invito, certo, ti invito a non avere paura, ma io posso invitarti, poi so che ti viene, però più ne fai, meno paura hai. Più fusioni fai, meno paura hai. Rimaniamo così? Bene, ti lascio all'intervista, ci saranno un sacco di novità, mese di maggio farò video particolari e dedicati e intanto godiamoci l'intervista. Ciao! Ragazze, e dico ragazze perché non ci sono uomini, vero? Siamo acquarelliste e abbiamo appena fatto una fusione floreale. Io al gruppo inquadro il mio posto di lavoro perché ovviamente chi parla adesso sarà anonimo, non faccio nomi ed altro, perché sennò si vergognano. Allora, abbiamo appena finito la fusione, come va adesso rispetto a prima? Cos'è nella pancia? Allora, mentre prima c'era una grande tensione, una volta finita la fusione la tensione non c'è più e si sta veramente meglio. Prima hai detto una cosa interessante, hai detto ho svuotato la testa. Sì, completamente. Quindi è un yoga per la testa. Esatto, sì, è la parola giusta. Perché annulli ogni pensiero.
Perché sei talmente impegnato quando fai la fusione, sei talmente teso che non riesci a pensare a nient'altro, riesci solo a malapena a respirare. No, è vero, a volte veramente si va in apnea, come ha detto qualcuna prima, Sì. ma adesso che la fusione si è realizzata, la tensione cala, è proprio una questione anche di adrenalina. È proprio l'adrenalina che prima ti dà la carica per andare dentro al tuo dipinto, per entrarci con la pancia, come si diceva prima, e poi adesso ti rilassi. ti rilassi, lo osservi, inizi a guardare. È meglio di un massaggio. Meglio di un massaggio. Perché è il massaggio dell'anima. Massaggio dell'anima, vero? È vero? Benissimo. Ho inventato di nuovo una nuova parola. Il massaggio E invece adesso è proprio tutto tranquilla, ma mi sono scaricata mano a mano che dipingevo. Si prende un po' più di sicurezza e perché adesso, prima eravamo così tesi? Perché c'è troppa carne al fuoco? perché c'è troppa tensione, attesa di fare una cosa che non sei proprio ancora molto libera, che non hai la proprietà Del materiale, del della tecnica. materiale. anche un po' di dimestichezza, Si insomma. potrebbe chiamare ansia da prestazione. L'ansia da prestazione. Ce l'hanno solo E tu invece? La tua sensazione qual è? La mia sensazione è che sono tranquillissima. Come prima? Come prima. Ottimo. No, strano, no. Strano ma vero, sono così. Ecco. E questo è bello, è perché questo è l'atteggiamento giusto che dovremmo avere dentro di noi prima di iniziare una fusione. Anzi, forse più tranquilla ancora, perché adesso ho finito la parte più importante, diciamo. Appunto. Sentiamo Moni. Io in questo momento mi batte il cuore, l'emozione, sono ancora molto eccitata da questa Ancora l'adrenalina in corpo. velocità, come se giravo il foglio, sapevo fare tutto, insomma, Girare il foglio e spruzzare, Occhio alla goccia, guarda, questo è il terzo occhio perché appunto è mistica, perché dipingere unire con l'acqua, tutto. come hai detto prima, che mi è piaciuto Sì, molto. è un'esperienza mistica di unione fra l'oggetto e lo sfondo, fra il tutto, appunto, fai venire fuori l'invisibile, cioè, Intrecciare il tutto. intrecciare il tutto. Cosa aggiungo? Per me è stato un passaggio dalla testa, tutto va piano piano e ti rilassi. In quel momento rilasci tutta la tua tensione. Ottimo. Io adesso sto bene, prima ero Esatto. Sono contenta. Adesso c'è un senso di pace. Allora, dipingere con l'acqua ha tantissimi dettagli e mentre facciamo la fusione spesso andiamo in confusione perché dobbiamo fare tante cose. Non andiamo in confusione perché con il tempo interiorizziamo tutta la tecnica, come vi ho detto prima, spegniamo il cervello, non pensiamo più e cosa accendiamo? La pancia. La pancia, perché poi infine dipingiamo con la pancia, anche se è una cosa strana che vi dico, però dipingere con l'acqua è emozione e quella parte dalla pancia, è vero o no? Verissimo. Ecco, con questo andremo a fare le finiture adesso, che è il secondo step, quello molto più rilassante. Bye bye gruppo!